Non so se essere un po' deluso o essere felice per tutte queste nuove e-bike che stanno uscendo anche quest'anno. Adesso arrivano tutte una dietro l'altra con i nuovi motori DJI Avinox, con le nuove generazioni per quanto riguarda Specialized e Bosch. Ah sì, ha presentato l'anno scorso il generazione 4 upgrade o se no come dicono, come lo chiamano in molti, il generazione 5, che mantiene la potenza di 85 Nm ma diventa molto più silenzioso. Bisogna pensare. Adesso, queste non sono naturalmente informazioni ufficiali, perché Bosch a me non mi ha detto niente, non mi ha detto di non trasmettere a nessuno di voi anche le mie idee, quindi lo posso fare tranquillamente. È solo quello che ho trovato comunque consultando in diversi siti e cercando anche in YouTube, in altri canali stranieri. Eh sì, è proprio così. C'è un generazione 5, che è quello che è uscito l'anno scorso, che come hanno chiamato molti è generazione 4 upgrade, però c'è un aggiornamento firmware che dovrebbe arrivare, diciamo periodo estivo, quindi non si sa ancora ufficialmente quando. Qualcuno parla di maggio, qualcuno parla di giugno. Un aggiornamento firmware che lo renderà praticamente un competitore di Turbolevo, quindi del nuovo motore Specialized, e naturalmente di DJI con il suo Avinox. Era del tutto impensabile che Bosch rimanesse lì a guardare. Secondo me era, non penso che fosse neanche un ritardo di mercato, nel senso che lo sapevano già che comunque DJI era fuori con quel motore strepitoso, e sapevano sicuramente anche che Specialized era già in fase di arrivo per la sua produzione del nuovo motore, appunto Specialized 101 Nm oppure 111 Nm nella sua versione S-Works. Però cosa è riuscito a fare? È riuscito a fare che praticamente quando ha prodotto il generazione 4 upgrade o generazione 5 ci siamo trovati davanti a un motore che secondo me per molta gente non cambiava molto, e quindi è andato a comprare magari una bicicletta del tipo vecchio con appunto il generazione 4 che ormai è fuori dal 2019. Tanto ho detto compro quello lì, anche se è un po' più rumoroso, non mi interessa, comunque la batteria è già capiente e magari risparmio anche dei soldi. Beh, adesso comunque chi ha risparmiato si trova con una bicicletta che gli sarà vietato avere questo upgrade, e secondo me è un upgrade che farà la differenza. È dovuto per il fatto, il semplice motivo che se no sarebbe stata tagliata fuori da una gran fetta di mercato. Ma anche solo a pensare alle gare, ragazzi, il DJI è impressionante. Secondo me è proprio vincente, nel senso che nessuno gli potrà stare dietro, anche uno con una Specialized magari gli si avvicina, ma avere 1000 watt di picco per 30 secondi, 850 watt di picco in turbo, non ce l'ha Specialized. Diciamo che siamo intorno ai 700, 660. Ci metti 120 Nm di coppia, ci metti i 1000 watt in 30 secondi dove scappi via. Se tu hai una bicicletta con un motore Bosch, te ne mancano, ti mancano la bellezza di 35 Nm quando la DJI è in boost, ma comunque ti mancano quei 20 Nm in ogni modo, che le altre biciclette vanno più forte. Se non ti interessano le gare, non importa, cambia il divertimento, cambia il modo di appunto uscire, esci molto più sereno. Chi mi dice che no, ok, ma io mi accontento della mia 85 Nm, va è più che sufficiente, è vero, è vero, è vero. Però lo sapete anche voi il mercato come è fatto. Non possiamo rimanere indietro di 5 anni quando qualcuno produce un mezzo che
fa fare un passo avanti davvero generazionale incredibile. Adesso vi ripeto, mi auguro che non sia così, perché non ho l'ufficialità, ma secondo me non tarderà molto ad uscire questo aggiornamento firmware per fare l'upgrade. La fregatura secondo me sarà che comunque DJI ha messo fuori, ma anche Specialized, ha messo fuori il motore insieme al suo schermo, tutto in un colpo solo. Secondo me chi ha il firmware aggiornato dopo del Bosch comunque si trova a dover comprare lo schermino, e quindi Bosch guadagnerà anche sulla vendita magari degli schermi al posto di quelle 5 barre semplici, che vi ripeto io preferisco magari una cosa semplice così, però chi vuole avere tutte le informazioni sarà costretto a comprare quello schermo. Quindi magari ho letto di tipo un Kiox 400, dovrebbe chiamarsi così il modello, che dovrebbe andare a inserirsi in quel buco, in quello spazio che adesso appunto ha solamente quelle 5 barrette mi sembra dell'autonomia. Questi sono i rumor che ci sono online, questi sono i rumor che comunque in più canali ho letto, stranieri naturalmente, italiani non c'è niente. Qualche concessionario appunto già in Italia secondo me, non dico che ve lo promette, ma vi dice magari se dovete comprare adesso la bicicletta attendete, tanto per 6 mesi c'è gente che ha comprato il generazione 4 pensando che il generazione 5 fosse solo un aggiornamento di rumore. Però vabbè, diciamo che non voglio fare polemica con Bosch, perché non mi sembra il caso, perché comunque è una ditta seria, è una ditta che comunque è leader nel mercato delle e-bike, e questo si è visto anche quando sono stati in fiera. Tutte le biciclette montano in generazione 5, appunto perché secondo me magari erano già al corrente di questo aggiornamento. Ma vabbè, niente ragazzi, questo qua è il primo rumor che secondo me è molto importante. Il secondo rumor, che secondo me è veramente un altro colpo di grazia, è che in Germania stranamente stanno valutando, cioè un ente, un'associazione che riguarda la sicurezza sulle due ruote, mi sembra che si chiama ZVI, sta parlando di limitare le potenze di picco. E non poteva andare avanti così semplicemente con esco col nuovo motore e poi gli do della gran birra. E stranamente chi è che ne trarrà vantaggio? Ne trarrà vantaggio Bosch, perché appunto è ancora agli 85 Nm con 600 watt di picco o quel che sono, mentre DJI verrà tagliata perché si parla di limitare a un 700, adesso è un tetto che dovrebbe essere 700 watt, quello che vorrebbero mettere, se ne parla, quindi sapete, se se ne parla qualcosa di vero forse sotto sotto c'è. Se così fosse, ecco, andremo di nuovo ad appiattire il mercato, perché comunque vi farà fare un aggiornamento, altrimenti avete una bicicletta che non è legale. Non so se si parla solo di Germania o si parlerà di tutta Europa, però vi ripeto, avere quel 300 watt di picco in più vuol dire non è solo coppia ma è proprio potenza. Quindi se lo faranno, dopo avremo un livello praticamente pari tra Specialized, Bosch, DJI. Chiaramente avrete Specialized con l'S-Works che avrà 111 Nm, ma che comunque anche se arriva a 720 watt di picco massimo ha una bicicletta che costa una cosa incredibile, e tutte le altre sotto che comunque, perché comunque bisogna dirlo, si livellano. Cioè dopo avremo Bosch che la farà da padrona, avremo tutti i livelli più inferiori di Specialized, e comunque DJI che si appiattisce, che non fa più la differenza che c'è adesso, una differenza allucinante. Poi la gente che vabbè, rimango un po' così, perché c'è della gente che mi dice no ma sai mi accontento, oppure no ma io l'ho provata ma non ho sentito questa differenza. Non so che bicicletta avete voi adesso, io l'ho paragonato a una di quelle elaborate, però vabbè, niente, queste qua sono le due news, 2-3, perché comunque c'è anche lo schermino.
che vi volevo dare, perché 2025 è un anno che bussa, scoppiano i fuochi d'artificio. Vediamo come va a finire da qui arrivare alla fine dell'anno. Preparatevi comunque, perché secondo me per l'estate avete qualche serie di biciclette che rientrano dai concessionari a fare degli aggiornamenti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Il vero problema sarà fare l'aggiornamento in tutto il mondo o lo fanno solo in alcuni paesi? Boh, pensiamoci su.